Buonasera e bentornati a Football Benchmark. Buonasera naturalmente anche a Andrea Sartori, Global Head of Sports di KPMG. Ciao Andrea, buonasera a te. Ciao Luca. Allora, oggi parliamo anche noi di Paris Saint-Germain City. Non vedremo naturalmente i gol che avete avuto modo di vedere sia in diretta che nelle nostre edizioni del telegiornale, ma vogliamo analizzare la situazione, Andrea, con te da un punto di vista economico e finanziario, partendo da una grande unità per quanto riguarda le due società, le due proprietà, perché sono tutte e due molto ricche, hanno avuto un percorso anche abbastanza simile, poi ne parleremo, con delle profonde differenze sostanzialmente, perché se da una parte il Manchester City ha avuto una visione di multiproprietà in giro per il mondo, il Paris Saint-Germain si è concentrato invece soltanto su una squadra, perché una delle due squadre aveva aderito alla European Super League e l'altra no, perché in un caso ci si è concentrati su una città molto iconica come Parigi, dall'altro invece si è andata a prendere, permettimi di dirlo, la seconda squadra di Manchester. Oggi è difficile dire chi fra Manchester City e Manchester United è più importante. Quando il Manchester City è stato acquistato da Mansour era evidente che il Manchester United era più importante come prestigio, come tutto rispetto al Manchester United. E allora partiamo proprio dall'inizio, no Andrea? Da quando queste due società sono state acquistate. Mansour prende il Manchester City nel 2008, se non ricordo male, per una cifra inferiore ai 100 milioni di euro, più o meno 100 milioni, con un fatturato della società intorno ai 76 milioni di sterline. Più o meno il punto d'inizio è stato uguale qualche anno dopo a Parigi. Che è successo nel frattempo in tutti questi anni? La tua introduzione direi che ha evidenziato molto bene le differenze tra le due squadre che sono accomunate dal fatto di essere possedute da due fondi di due stati del Medio Oriente. L'acquisizione del Manchester City avvenne per 210 milioni di sterline, quando i ricavi si attestavano a circa 76 milioni. Il Paris Saint-Germain fu acquisito nell'anno 2010-2011 dal fondo del Qatar Sport Investment, il cui chairman è Nasser Al-Khelaifi, anche presidente del PSG, per circa 100 milioni di euro, ed i ricavi erano intorno ai 100 milioni di euro in quegli anni. Poi chiaramente c'è stata una crescita notevolissima dei ricavi, come la grafica appunto può illustrare, e vediamo che nella stagione 18-19 ambedue le squadre hanno superato la cifra, direi mostre, di 600 milioni di euro. Ovviamente poi c'è stato l'effetto della pandemia che ha impattato su ambedue i club, più sul Paris Saint-Germain che il Manchester City, anche perché la Ligue 1 francese è stata poi sospesa. Assolutamente, quindi questo bisogna tenerlo in considerazione nell'evoluzione dei ricavi, però partire da 76 o da 100 per arrivare fino a 600 di strada ne è stata fatta, e in molti possiamo vedere anche il valore di maglia, che è un po' semplificativo del valore che poi nel corso del tempo a livello commerciale hanno raggiunto queste due società. Hanno puntato il dito, se ne è parlato tanto, ne abbiamo parlato anche noi, no? In questo periodo di Superlega, quando abbiamo parlato dei contratti pubblicitari, quando abbiamo parlato di soldi, sul discorso del fair play finanziario, perché in alcuni casi, su alcune sponsorizzazioni che chiaramente contribuiscono a far crescere il valore commerciale di una società, ci sono state delle situazioni borderline, potremmo definirle così, sia per il Paris Saint-Germain che per il Manchester City. Sì, è vero, iniziamo nel dire che i ricavi commerciali sono diventate una fonte essenziale per ambedue i club. Il PSG li ha decuplicati dal momento dell'acquisizione, sono oltre 300 milioni e da diversi anni si attestano ad oltre il 55% del fatturato, anche perché i ricavi da diritti televisivi della Lega francese sono abbastanza bassi, soprattutto quando paragonati con la Premier League.
Il Manchester City li ha triplicati, è arrivato a 284 milioni e se prendiamo la media delle ultime 4-5 stagioni si attestano a circa il 45% del fatturato totale della squadra. Come dicevi giustamente, le sponsorizzazioni di alcune cosiddette parti correlate, Etihad per quanto riguarda il Manchester City, mentre nel caso del Paris Saint-Germain soprattutto Qatar Tourism Authority ma anche Qatar National Bank sono state sotto scrutinio da parte della UEFA, in quanto i valori sono stati considerati a volte eccessivi. Se questo è probabilmente vero per Qatar Tourism Authority, tengo a dire che nel caso del Paris Saint-Germain, del Manchester City, quando si guarda la sponsorizzazione di Etihad firmata 10 anni fa e che va appunto in scadenza quest'anno, i valori si sono poi rivelati dei valori tutto sommato a valore di mercato, considerando il grandissimo sviluppo che le due squadre hanno avuto e i successi sportivi che hanno avuto. Non dimentichiamoci che il Paris Saint-Germain ha vinto 7 degli ultimi 10 campionati e il Manchester City si appresta a vincere il 5º titolo nella Premier League. Questo booster iniziale, no, che ha contribuito a rendere grandi le due società, naturalmente poi ha avuto un riflesso nelle spese delle due squadre, perché chiaramente i risultati sportivi si ottengono avendo dei giocatori importanti, i giocatori importanti hanno dei salari altrettanto importanti, l'evoluzione dei salari e del costo del lavoro, il rapporto fra stipendi e ricavi ha seguito in maniera proporzionale più o meno quella che è stata la crescita anche a livello economico della società, con un dato che a me ha incuriosito molto. Il Paris Saint-Germain fino al 2018 comunque nel rapporto stipendi-ricavi era sempre sotto il 60%, quindi ben al di sotto della soglia consigliata dalla UEFA nel fair play finanziario. Assolutamente sì, le due squadre sono sempre state negli anni al di sotto di questa soglia del 70%, che è una soglia raccomandata, però ovviamente hanno aumentato moltissimo il costo del lavoro e vediamo che la crescita del Manchester City è stata di circa il 70%, nel caso del Paris Saint-Germain, che partiva da dei valori molto più bassi di 130 milioni nella stagione 2011-12, il costo del lavoro è più che triplicato. Però vediamo anche che nell'ultima stagione pre-pandemica i valori del rapporto stipendi-ricavi era del 59% per il Manchester City ed era del 60% per il Paris Saint-Germain. Ovviamente la crescita del costo del lavoro è associata all'acquisizione dei grandi campioni che hanno acquisito negli anni, da De Bruyne e altri per il Manchester City, ed ovviamente Mbappé, Neymar e Di Maria soprattutto negli ultimi anni. Questi tre hanno impattato notevolmente. E qui lo vediamo chiaramente nella nostra grafica successiva con i valori dei giocatori di KPMG come sono cresciute nel corso del tempo da giugno 2012 al valore attuale che è febbraio 21. Addirittura il Manchester City ha aumentato del 124% il valore della propria rosa nel corso di questi 9 anni, addirittura il Paris Saint-Germain arriva a sfiorare il 300%, dove ci sono acquisizioni dei due fra i giocatori più cari in questo momento nel panorama calcistico europeo, quelli che hai citato tu, Mbappé e Neymar. Sì, che tra parentesi il loro contratto si avvicina alla scadenza giugno 2022 e di conseguenza il loro valore è anche impattato, perché certo, direi che il gap esistente tra le due squadre in realtà sul campo è probabilmente minore. Andrea, il Manchester City è la squadra con più valore in Europa, giusto? È la squadra con più valore e assieme al Liverpool è l'unica squadra che al momento passa il €1 miliardo. A proposito di €1 miliardo, viene sforato abbondantemente dalle spese del Manchester City in fase di acquisizione di giocatori. Avete preso in considerazione gli ultimi 7 anni di calciomercato. Il Manchester City in questi 7 anni ha speso €1 miliardo e 300 milioni, più o meno, €1 miliardo 260, contro quasi €1 miliardo del Paris Saint-Germain. Qui vediamo l'evoluzione delle spese nel corso degli anni, chiaramente. Come abbiamo detto prima, ci rientrano le spese molto importanti che il Paris Saint-Germain ha fatto per Neymar e per Mbappé, che sono i due acquisti più cari nell'ordine delle scalette che facciamo spesso noi quando facciamo gli acquisti più cari del mondo. Neymar e Mbappé ci sono sempre, no?
Sì, i 222 milioni della clausola rescissoria pagata al Barcellona per Neymar, e poi ci furono i 180 milioni di Mbappé, che fu trasferito prima attraverso un prestito e poi acquisito l'anno successivo. Ecco, questa è stata ad esempio un'operazione anch'essa soggetta allo scrutinio da parte della UEFA. Se paragoniamo però le acquisizioni del Manchester City, vediamo che il Manchester City ha comprato dei grandi giocatori, ma la spesa massima fu nel 15-16, quando acquistò De Bruyne per 76 milioni di euro. Cioè come singolo giocatore? Come singolo giocatore. Poi C'è una differenza enorme, diciamo, tra le due squadre, praticamente il triplo tra Mbappé e De Bruyne. Poi però nel 17-18 spende di più come numero completo, perché evidentemente acquista più giocatori rispetto a quella spalmatura che invece in realtà e tecnicamente il Paris Saint-Germain quell'anno spende quasi 400 milioni di euro in fase di campagna acquisti. Ci fu soltanto, come ricordavi tu, lo slittamento del pagamento di Mbappé all'anno successivo, e poi il fair play finanziario decise che il prestito con obbligo di riscatto era paragonabile a un acquisto a titolo definitivo. Fair play finanziario, Paris Saint-Germain e Manchester City sono inseguiti in questi anni. Sono inseguiti, ma direi che ormai hanno raggiunto una posizione in cui possono rispettare i parametri, anche se chiaramente il financial fair play sarà rivisto nei prossimi mesi in virtù di quello che è successo nelle ultime settimane, chiaramente nei mesi della pandemia. L'ultimo dato che andiamo a vedere con te, Andrea, è l'evoluzione del valore di imprese, che è un dato che è proprio di KPMG, studiate tutti gli anni, peraltro lo faremo anche quest'anno in occasione della finale della Champions League, il valore stimato delle imprese rispetto allo studio dei bilanci, non soltanto chiaramente rispetto ai risultati sportivi. Qui vediamo anche che l'ambizione del Paris Saint-Germain di diventare una grande europea, che il Manchester City probabilmente è già diventato, nel corso degli anni ha trovato un suo percorso e una sua dimensione, perché dal 2016 ad oggi si è ridotto di molto il gap fra le due squadre come valore di impresa, di società. Assolutamente, il Paris Saint-Germain è la squadra che in questi anni ha aumentato il proprio valore tra le più alte d'Europa, al 127%, è quarta in questa posizione dietro al Lione, al Tottenham e all'Inter. Il Manchester City ha aumentato il proprio valore del 61%, sfiorando una valutazione di 2 miliardi e 6. Ricordiamo che nel 2019 il Manchester City, anzi il City Football Group, ha venduto poco più del 10% delle proprie azioni a un fondo americano, Silver Lake, che ha valutato tutto il gruppo 4,8 miliardi di dollari. Mi sembra anche molto interessante sottolineare come il gap tra le due squadre si sia chiuso dal 92% di differenza nella stagione 2016, anzi al 1 gennaio 2016, al 36% del 1 gennaio 2020. Tengo anche a sottolineare che questa è una valutazione prima della pandemia, e nella valutazione che stiamo preparando e che presenteremo per la settimana della finale della Champions League vedremo l'impatto che appunto la pandemia ha avuto sul valore d'impresa. Per scoprire invece chi ci sarà in finale Champions League basterà seguire il ritorno delle due semifinali. Nel frattempo io, Andrea, ti ringrazio, grazie davvero per questa chiacchierata. Prego, l'appuntamento con Football Benchmark naturalmente torna la prossima settimana.